Salve, benvenuti sul canale dell'Alchimista. Mi fa davvero piacere che i miei ultimi video dedicati al carving siano andati bene. Vi ringrazio per gli apprezzamenti e do un caloroso benvenuto a tutti i nuovi iscritti. Anche questo video sarà dedicato all'intaglio. In queste grigie giornate di pioggia mi sono voluto lasciare ispirare da ciò che i nostri antenati ci hanno lasciato in eredità. Infatti, sulle rocce della Valle Camonica, a nord-est della Lombardia, appare in più di una raffigurazione il dio celtico più famoso, Cernunnos, e se la datazione attribuita all'incisione nel parco di Naquane è corretta, attorno al IV secolo a.C., in Italia abbiamo la più antica raffigurazione d'Europa. Cernunnos viene raffigurato come un dio antropomorfo, con corna da cervo, e in raffigurazioni più dettagliate, come nel calderone di Gundestrup, con un torque nella mano destra e al collo, un serpente nella sinistra e un indumento a righe. Nel web si trovano varie teorie e ipotesi su cosa fosse questa antica divinità. La verità è che purtroppo non se ne sa nulla. Che cosa fosse possiamo solo immaginarlo con la fantasia, in base all'aspetto con cui veniva rappresentato. A me piace pensare che avesse a che fare con la natura e l'abbondanza. Infatti Cernunnos ha corna da cervo, che era tra le primarie fonti di sostentamento alimentare per le popolazioni antiche in molte parti d'Europa. Quindi venerare un dio cervo antropomorfo la vedo come una sorta di tributo, di ringraziamento per il sostegno che la natura offriva. Voi che cosa pensate potesse rappresentare? Magari fatemelo sapere qui sotto in un commento. Mi piace scolpire figure arcaiche dei popoli che ci hanno preceduto. Credo non sarà l'ultimo lavoro di intaglio in cui mi ispirerò a questo genere di cose.
La società in cui viviamo ci spinge con il passare del tempo ad uniformarci, e non è una cosa negativa. Non sarebbe male vivere in un mondo in cui non è difficile parlare con persone che abitano dall'altra parte del globo, pagare con la stessa moneta o esprimersi apertamente senza paura. Però d'altra parte si andrebbe a perdere quel piacere della scoperta, si avrebbe una visione unilaterale e appiattita. In parole povere, un mondo in bianco e nero. Così penso che avere una coscienza più approfondita delle culture da cui proveniamo ci aiuterebbe ad apprezzare con un maggiore rispetto il posto da cui proveniamo e allo stesso tempo arricchire di colori e sfumature da condividere in una terra che rischierebbe di scolorire, senza però perdere la visione positiva di un mondo più aperto e inclusivo. Spero a modo mio di contribuire con il mio piccolo lavoro a questa cosa. Ma che sciocchezza. Vi sono due cose durevoli che possiamo sperare di lasciare in eredità ai nostri figli: le radici e le ali.
Vi ringrazio per aver visto anche questo video. Spero sia stato interessante. Magari fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto in un commento. Se avete gradito lasciatemi un like e iscrivetevi al canale. Alla prossima, ciao!